Allora, chiariamoci, ho sempre detestato l'estetica da gaming. È troppo sobria e pacchiana per i miei gusti tradizionali. Però questa Sharkun è l'eccezione. È l'unica, ma dico l'unica, che ha quell'eleganza mista. La vedo un ibrido tra estetica gaming ed estetica da studio. Quello che mi ha particolarmente colpito all'occhio è il materiale in tessuto. È questo aspetto che gli dà un'apparenza invogliante. Mi faccio intendere, a me bastava e avanzava la classica sedia dell'Ikea. Semplice, di un unico colore, minimale, ecco. Ma visto questa, mi sono ricreduto. Vi mostro l'unboxing, non ho avuto voglia di registrare il montaggio, sarei stato troppo lento. Quindi in confezione ragazzi avete 20 kg. Ci trovate libretto istruzioni, leggetelo sempre mi raccomando prima di far casini. Set di viti, rondelle, coperture varie e chiave esagonale. Base a stella in acciaio. Rotelle da 60 mm per il rally. Schienale, seduta con guide stallate, coperchi laterali per schienale, supporto di regolazione per la seduta, cuscini cervicale e lombare. Ho preferito il duo nero-grigio. Tranquilli, ci sono altri colori abbinati come il nero-verde, il nero-rosso, il nero-blu. Comunque, di partenza si parte sempre dal nero, ecco. Ah, a proposito, i toni che ho scelto sono più rari, nel senso che probabilmente sono più richiesti. E infatti, se optate per le altre colorazioni, troverete più disponibilità e offerta. Riguardo proprio la produzione, quella in fabbrica, a volte va a rilento, nel senso che ci sono dei periodi che praticamente la fanno solo su richiesta. Io l'ho ordinata il 18 settembre, mi è arrivata il 26 ottobre. Al contrario, se ora andate a ordinarla su Amazon, vi arriva subito. Io ho provato anche negli scorsi mesi ad acquistarla, ma non mi veniva la voglia, perché vedevo che per averla a casa ci sarebbero voluti 2 mesi, 3 mesi. Ora ho fatto l'ordine ed ecco qui che su Amazon è presente l'inserzione. Comunque, ve la lascio in descrizione come al solito. Naturalmente incorpora un pistone di sollevamento, classe 4. Per chi non lo sapesse, c'è uno standard chiamato standard BIFMA, non so bene come si pronunci, che stabilisce i minimi di qualità e durata. L'attributo classe si riferisce proprio a questo, quindi un livello 4 sta a indicare diverse caratteristiche. Un peso massimo di 150 kg, un diametro interno da 1,5 mm, un esterno da 2,5 mm e ottimizzato per un uso professionale. Quindi già da qui si intuisce la qualità. Di solito le sedie da gaming hanno una classe 3. La classe 5 è presa solo dalle sedie da centinaia di sacchi, quelle XXL, le top di gamma insomma. Non c'è ergonomia, quasi tutte le sedie da gaming non sono ergonomiche, questo beneficio lo trovate solo in quelle da ufficio. L'ho voluta specialmente per il tessuto, per 2 motivi. Uno è quello che ho detto prima, per il mio gusto è esteticamente più bella rispetto ad altri materiali. Secondo motivo è la traspirabilità. Se siete con un'ecopelle, similpelle, pelle o roba simile, d'estate la schiena vi diventa una cascata. Inoltre sono più difficili da pulire o lavare, insomma. Col tessuto la robaccia viene via più facilmente. I braccioli sono regolabili in altezza, profondità e inclinazione. Infatti comunemente vengono chiamati braccioli 3D. In questo modo trovate la posizione migliore per le vostre esigenze. 2 cuscinetti, uno lombare e uno cervicale. Naturalmente regolabili come posizione, basta giocare un po' con gli elastici di chiusura. Se non ve ne fate niente, potete anche levarli. Di solito è più usato quello per il collo che quello per la schiena, infatti io quest'ultimo l'ho rimosso. Precisazione sull'etichetta, cioè come viene e vengono identificate. Parlo in generale delle sedie da gaming. Appunto, il nome gaming limita o specifica qualche funzione? Assolutamente no. Io sono il primo a non giocare ai videogiochi, ma non perché non mi piacciono, è perché non ho proprio tempo. Dunque queste
sono perfettamente sedie per tutti gli usi. Si adopera l'aggettivo gaming solo perché hanno questa estetica sportiva. Nelle macchine da rally vengono spessissimo usate, anzi sempre, vedo nella mia Peugeottina 106. Quindi anche se studiate e non giocate, avete qui l'esempio concreto. Vanno bene per tutto, anche se volete utilizzarle come sede in cucina, ecco. Che esempio stupido. Infine le angolature, per fortuna ce ne sono due. Quelle più economiche se ne trova una, ovvero quella dello schienale, non di tutto il corpo. Qui abbiamo appunto lo schienale regolabile che va dai 90 gradi fino a 160. Per il sistema corpo, io lo chiamo così ma per farvi capire meglio usiamo il termine dondolo, dai 3 gradi ai 18. Non voglio fare conclusioni riguardo quest'unica sedia, ma in generale su questo tipo di prodotto. L'intero video non è una sponsorizzazione. Mi sa l'unico contenuto oltre a iPhone SE. Perché vi dico questo? Perché questa volta appunto ci ho sborsato dei soldi, quasi 200 sacchi, e non volevo andare sotto questa cifra. Sapete il motivo? Se andate a spendere di meno, vi ritroverete probabilmente una sedia scadente. Magari all'inizio tutto perfetto, nessun problema. Dopo qualche mese si iniziano a sentire dei cigolii, un pezzo di plastica si stacca o addirittura si spezza, il tessuto e la pelle iniziano a rovinarsi. Insomma, vi dico questo perché vi voglio dare un forte consiglio. Se dovete fare un acquisto del genere, passate subito ad un prodotto di fascia medio-alta, quindi vi occorrono almeno 200 sacchi per avere qualcosa di normale. Già con 200 si rischia lo stesso di ritrovarsi una sedia che dopo 6 mesi devi buttare. Però questa Sharkun no, l'ho vista inchiappettata a tanti YouTubers e tutto ok. Fate qualche verifica riguardo quello che vi ho detto, fatevi un giro sulle inserzioni di Amazon, magari vedendo soprattutto i commenti. Ecco, da lì potete più o meno capire la qualità della sedia, facendo naturalmente un rapporto fra le varie vendite. Fatemi sapere nei commenti se voi avete qualche altra sedia interessante, magari vi è andata molto bene, avete speso poco e vi è capitata una fortuna. Io spero per voi. Io qui vi ho portato lei, così potete farvi un'idea.